Ragazzi, buongiorno, oggi 18 gennaio, ore quasi 10, si parte. Come sempre, veloce tour panoramico della nostra abitazione, terrazzino privato, vi portiamo anche fuori per vedere la vista. Scusate il rumore, taglia erba, ma non possiamo farci nulla, questa è la nostra vista. Noi sempre fortunati. Qua dietro c'è un nostro amico perro. Però vi avevamo già avvertito che gli uruguaiani hanno una fissa, quella di tagliare l'erba. Comunque, cucinino super moderno, c'è de todo. Questo è stato il nostro tavolo da lavoro e il tavolo para comer. Qua c'è un bagnetto piccolissimo con una doccia abbastanza grande, piccolo disimpegno, e questa è la nostra camera senza vista. Qua dietro il scaldabagno e due armadi. In Uruguay, come ormai sapete benissimo, i prezzi non sono bassi. Questo appartamento l'abbiamo pagato 60 euro al giorno, però manca la lavatrice. Se volete qualcosa con la lavatrice, il prezzo ovviamente sale. Noi abbiamo potuto fare a meno della lavatrice perché comunque eravamo appena arrivati. Questa è stata una scelta azzeccatissima per il momento. Comunque in Uruguay siamo un po' fuori budget, perché anche se siamo andati a fare la spesa, ovviamente ci cuciniamo in casa, la spesa giornaliera si è aggirata intorno ai 70-75 euro. Ora aspettiamo Beppe e Vania, tra poco dovrebbero arrivare. A Beppe l'avete conosciuto anche perché avete visto il video del mini tagliando fatto in garage. Con Beppe e Vania saremo insieme 7-8 giorni perché attraverseremo tutta la Pampa dall'Uruguay all'Oceano Pacifico. E ora finalmente vamos! Casco pronto, e oggi vedete anche una novità, ma tutte cose da testare. Oggi anche l'ascensore proprio ci va di lusso, Piano Baco. Sei pronta? Sei pronta? Sì, un po' non vedevamo l'ora, dai. Beppe già all'ombra, mentre Vania è super, come sempre, Wonder Woman. Buongiorno, ben arrivati! Ma che meraviglia vedervi! Ci rivediamo dall'altra parte. Esatto, un anno dopo. Ti bene? Ti vedo già accaldato. Allora, sono uscito dal garage in tempo perché stanno scavando tutto il marciapiede. Adesso c'era la gru che faceva un buco così. Ho aperto il garage, ho visto il Bobcat lì. Non uscivo, oggi. Andiamo a prendere la Tenerona. Si percepisce un po' l'emozione della partenza? Ma soprattutto capire se la moto è a posto e è perfetta. Quest'anno molto più scarica dell'anno scorso, perché la sacca è passata da 110 a 85 litri, la sacca sotto da 38 a 28, ma poi ne riparleremo. Fase di test, dobbiamo vedere se i bagagli vanno bene, però già quando tolto il cavalletto è molto più scarica dell'anno scorso. Oggi iniziano i test. La squadra è pronta. Beppe e Vania in sella, distributore benzina e si va. Ciao Casina. Perro. Zona molto moderna di Montevideo, siamo nel quartiere Buseo. Il mare è a pochi passi. Eravamo qui a piedi luglio scorso, poco prima di rientrare in Italia. La signora dell'auto della Peugeot rossa che ci ha salutato. Gente in spiaggia oggi, godetevela, è il verano, passa rapido. Una Montevideo trafficata alle 10 di mattino, come è chiaro che sia. È un giorno infrasettimanale, giovedì mattina. L'ambientazione con le palme, i grandi palazzoni è molto in stile americano, quasi Miami. Peccato il colore dell'acqua. Ricordiamo che questo non è l'Atlantico ma il Rio della Plata, cioè il delta del Rio Uruguay che si è unito al Rio Paraná. Pausa desajuno per la Tenerona, pausa colazione e si riparte. Stavolta davvero. Stiamo attraversando la Ciudad Vieja, costeggiando il mare chiaramente, non all'interno, e siamo al Puerto. È più o meno dove abbiamo ritirato la Tenerona l'anno scorso. Eccomi ragazzi, ci sono anch'io
come ho acceso la camera facciamo subito un'infrazione, passiamo a destra ma lui non doveva camminare a sinistra. Comunque, se guardate quest'anno ho stravolto il setup, sto facendo delle prove e le prove le facciamo insieme. Quello che vedete voi, tutti i cambiamenti li faremo strada facendo. Voi fatemi sapere nei commenti se queste inquadrature vi piacciono, anche la regolazione del cupolino, come si sente l'audio, la qualità dei colori. Ragazzi, ho stravolto tutto per portare a casa qualcosa di veramente professionale, perlomeno ce la stiamo mettendo tutta. In questa maniera avete quasi una visione a 180 gradi, quindi il cupolino penso che non vi dovrebbe dar più fastidio. Questa inquadratura devo ancora vedere se va bene, ma soprattutto se il supporto del cupolino mi tiene, perché da quel che ho visto vibra abbastanza. Sono tutte cose che dobbiamo in qualche maniera perfezionare strada facendo. C'è già un po' di vento, dobbiamo capire se l'audio va bene perché ho cambiato il sottogola. Non vedete l'Insta360 di fianco perché devo ancora fare un piccolo assestamento, altrimenti dovrebbe essere qua. La giornata di oggi sarà super tranquilla, ci saranno 26-27 gradi e la temperatura perfetta per andare in moto. Sicuramente molti di voi vorranno sapere: Francesco, come ti trovi sopra la Tenerona rispetto alla Sorellona? Non si può rispondere in questa maniera così perché devo farci un video dettagliato, però devo dirvi che qua sopra si viaggia in prima classe. Poi che sulla Sorellona si può viaggiare anche in business class è un altro discorso. Per essere precisi e cristallini bisogna farci un video dedicato, un video pippone dedicato. Intanto Sara dietro sta tranquilla, le ho chiesto anche: ma tu viaggi meglio con la Sorellona o con la Tenerona? Non me ne vogliate, chi è il sostenitore della Sorellona, questa è la mia normalità e effettivamente io sto veramente bene sulla Tenerona. Saranno i lavori insomma di aggiustamento che abbiamo fatto negli anni, ma secondo me lei è perfetta, la Sorellona anche. Dire che qua non si sta bene, no ragazzi, non è vero. A chi interessava la risposta di Sara, quindi come si trova il passeggero sopra la Tenerona, io mi sono ritirato per deliberare e la risposta è arrivata da Sara. Heading, you see me waiting, losing. I'm losing ground with every long distance sound. 19 km per l'arrivo a Colón, primo avamposto argentino dopo la frontiera. Ecco la frontiera, il confine si trova sul fiume, noi dobbiamo fare questa sorta di inversione per fare l'aduana. Ci siamo quasi. Qua non c'è nessuno. Ora, solita procedura che conosciamo benissimo. La matricola di Itron. Siamo ufficialmente de nuevo in Argentina, il Rio Uruguay di fronte a voi. Anche questo ponte sta diventando familiare, la seconda volta che passiamo da Paysandú fino a Colón. E ora inizierà la solita trafila che bisogna cambiare i soldi. Abbiamo tra virgolette la doppia moneta, quella ufficiale, il dollaro blu. In televisione mandano di tutto, ma le cose veramente importanti, quelle che capitano in giro per il mondo, non le fanno sapere. Attenzione qua, le buche. Ricordo la scritta dell'anno scorso. Colón, che in realtà è la traduzione in spagnolo del nome di Cristoforo Colombo, quindi Colombo che si dice Colón. Questo ripio ci mancava. Argentina, te amamos. Siamo di nuovo quasi a casa. Di colpo siamo di nuovo nell'Italia degli anni 80, a parte le strade che forse è un'Italia un po' precedente, però in due sul motorino, senza casco, todo sta tranquillo. Chi avrà ragione, noi o loro? Refresco. Questa è un'altra parola da aggiungere nella sfida dialetto corridoniano spagnolo. Mia nonna diceva me refresco. C'è chi lava la macchina.
Guardate la dura realtà dei fatti. Docciati, tornati quasi come nuovi. Si va a comer, si va a cercare i tramezzini. Quando siamo fermi pochissimo è veramente complicato. È complicato nella lunga distanza, mentre se fate il classico viaggio di una settimana, 15 giorni, ragazzi, fattibilissimo, l'abbiamo sempre fatto. Ma nella lunga distanza questa cosa un po' stanca. Però la pampa ce la dobbiamo togliere dalle scatole. Claro. Questo è l'atrio interno e la Tenerona si trova là in fondo. Qua si parla di ristorantini. Vediamo cosa ne viene fuori. Guardate che spettacolo. 4 bistecche qua. Siamo accoppiati a vicenda, l'ha detto uno e pian piano siamo arrivati tutti allo stesso piano. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Si torna a casa, questa è la truppa a panza piena. Ridi adesso che hai mangiato. Tutti contenti quando sono a pancia piena. Questa è la tranquillità di Cologne alle 10 di sera. Glovo anche qua. Comunque questa camera di notte è pazzesca, super approvata. Permetteteci di fare queste prove. Mamma mia se è caldo, ragazzi, che casino qua. Serratura classica argentina, guardate la semplicità. Che ci vuole? Ed ora nanna diretti senza passare la via, come dico sempre, perché domani mattina ci dobbiamo svegliare prestissimo e perché domani abbiamo una tappa lunghissima. Prevediamo tantissimo caldo. Preparatevi, anche voi, insomma, spogliatevi. Domani dobbiamo andare a Miramar, da qua sono 7 ore e 30 di moto, sono 550 km, non tantissimi, però toda pampa. E qua la pampa, ragazzi, ti annienta. Andremo al Mar Chiquita, il mare argentino, ma ve lo raccontiamo domani. Sì, perché è molto interessante. Vamos a Nanda. Ciao ragazzi. Say what you gotta say. Take it to the big scene. Take it all. Go for hope and glory. Go, go long. Baby, for love. Go all for love. We're going for love. For beating hearts off the charts. Love. Go all for love. We're going for love. Baby, going for love. Baby, for love. Take it to the big scene. Take it all. Go for hope and glory. For beating hearts off the charts. Take it to the big scene. Take it all. Go for hope and glory. For beating hearts off the charts. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta